Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie CyberLab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyberpratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Ciao Giorma, bene, oggi parliamo di database e di come sia importante la cifratura dei dati. Attenzione, la cifratura dei dati dopo vediamo anche in dettaglio come farla, che cos'è, eccetera. Ora provo a farvi capire perché è importante la cifratura e non è solo un fatto di paranoia, perché alcuni ti dicono: "Ah, ma cifri i dati del database è paranoia". Allora, partiamo dall'inizio. Immaginate di aprire il vostro database e di avere lì, belle in chiaro, le informazioni di migliaia di persone, nomi, cognomi, email, numero di telefono e magari indirizzi. Immaginate ora che qualcuno le stia guardando in questo momento e tu non lo sai nemmeno. Questo video è per sviluppatori, per sistemisti, per chiunque gestisca un database con dati di altre persone. Perché, attenzione, cifrare i dati non è paranoia, no, assolutamente, è semplicemente buon senso. E oggi ti spiego perché con esempi reali e codice concreto. Facciamo chiarezza su una cosa: non tutto va cifrato, però attenzione, se hai un database dove sei tu l'unico utente, admin, e salvi il tuo nome e cognome come admin, insomma, beh, lo sai già che sei tu, quindi che lo cifri a fare? Cifrare quei dati sarebbe davvero esagerato. Ma il discorso cambia radicalmente, e dico radicalmente, nel momento in cui nel tuo database ci sono dati di altre persone, anche solo il nome e il cognome di un cliente, anche solo la sua email. In quel momento tu stai gestendo informazioni che non ti appartengono. Hai una responsabilità nei confronti di chi te le ha affidate. E attenzione, quindi la domanda giusta non è: "Devo cifrare?", ma la domanda giusta è: "Sto gestendo i dati di un'altra persona o di altre persone?". Se la risposta è sì, la cifratura non è un'opzione, è buona prassi assoluta e in molti casi è anche legge, attenzione. Vi faccio qualche esempio concreto, perché spesso il problema è che non ci immaginiamo davvero, non ci rendiamo conto di come può andare una cosa storta. Son cose che son successe, tempo fa, quando la cifratura non era, così diciamo, a portata di mano. Immaginiamo di essere in ufficio, primo esempio, te ne faccio 3 o 4. Immaginiamo di essere in ufficio, hai PHP-MyAdmin aperto sul browser, che è l'applicativo dove si può vedere il database, PHP-MyAdmin, MySQL Workbench o DBWeaver, insomma gli applicativi client dove potete vedere i database, ti alzi e vai a prendere un caffè. Tu lasci lì il tuo schermo aperto con il database a schermo, passa di lì l'addetto delle pulizie, tu non ci sei andato a bere un caffè, l'addetto delle pulizie vede lo schermo. Questo è un esempio banalissimo, ma per far comprendere bene anche la situazione, vede nomi, email, vede numeri di telefono, vede tutto lì, perfettamente tutto leggibile, può prendere il telefono, farsi una foto e avere tutti i dati nel telefono. Senza nessuna violazione tecnica, senza nessun hacker, solo uno schermo lasciato aperto dal programmatore. Se i dati fossero cifrati nel database, quello schermo mostrerebbe solo un blob incomprensibile di caratteri esadecimali, incomprensibili. Facciamo un secondo esempio, questo un po' più reale e meno, diciamo, ironico del semplice addetto delle pulizie, che magari qualcuno può dire: "Vabbè, addetto delle pulizie che cosa vuoi che faccia?". Facciamo un esempio di un backup. Fai il backup del database e lo esporti come file .sql, lo salvi su una chiavetta USB o peggio ancora lo carichi su Google Drive o Dropbox per "sicurezza", tra virgolette, perché poi bisogna vedere cos'è la sicurezza in questi casi. Quindi arrivi, qualcuno ti ruba la chiavetta, oppure il tuo conto di cloud viene compromesso. Il risultato? Chiunque abbia quel file .sql, e questo è successo, chiunque abbia quel file di backup .sql può aprirlo in un editor di testo e può leggere tutti i dati in chiaro, tutti, nessuna password di MySQL li protegge,
perché il file SQL è un file di solo testo, il file di backup è un file di solo testo. Quindi se invece i campi sensibili fossero cifrati con una cifratura AES, anche il file in mano, senza la chiave di cifratura separata, quella persona vedrebbe solo dati inutilizzabili sul file SQL. Capito l'importanza? Questa è l'importanza della cifratura. È l'importanza di mettere anche in salvo, in sicurezza i backup, perché senza cifratura i backup non saranno mai sicuri. Perché ovviamente chiunque può leggere un file MySQL, un file .sql, vede il file di testo senza neanche una password, vede tutti i dati di tutte le persone, di quello che c'è dentro quel database. Se i dati sono cifrati, ovviamente non può vedere niente e non può modificare niente, perché la cifratura, oltre che renderti difficile la decifratura, ha anche la cosa benevola di rendere il dato non modificabile. Se tu modifichi un dato cifrato, neanche con la chiave di cifratura riuscirai mai più a decifrarlo. Altre cose successe? Terzo esempio, un collaboratore ha accesso al database per fare manutenzione tecnica. Questo succede molto spesso, perché magari la manutenzione tecnica su un database può farlo un tecnico, può farlo un altro tecnico, magari può farlo un altro, il giorno dopo viene assegnato ad un'altra persona, e quindi non ci sono cattive intenzioni inizialmente, ma ha la possibilità di fare una select su tutta la tabella utenti, vede i dati di tutti, senza cifratura, magari li copia, magari no, ma il punto è che tu non puoi saperlo. Con la cifratura a livello di campo, anche chi ha accesso al database vede solo dati cifrati, solo l'applicazione con la chiave separata può decifrarli. Ora vedremo anche cosa vuol dire chiave separata dopo con alcuni esempi di codice. C'è anche una possibilità, un esempio di SQL injection, per esempio. Un attaccante trova una vulnerabilità sul tuo sito, sfrutta una SQL injection per fare un dump del database. Questo è uno degli attacchi più comuni in assoluto. Dump del database significa che scarica il tuo database localmente. Se i dati sono in chiaro, in pochi secondi ha tutto. Se sono cifrati, ha solo un dump inutile, sempre che la chiave di cifratura sia conservata separatamente dall'applicazione. Bene, vorrei parlarvi anche di alcuni casi reali. Allora, avevo fatto un po' di esempi. Allora, vediamo un po' di casi reali che sono successi nella storia di internet e della programmazione e di database engineering, si può chiamare così. Allora, non stiamo parlando di scenari ipotetici, sono casi realmente accaduti. Exactis nel 2018, un ricercatore di sicurezza trovò un database esposto pubblicamente su un server accessibile a tutti. 340 milioni di record con nomi, telefoni, indirizzi e caratteristiche personali, tutti in chiaro. Nessun hacker sofisticato, il database era letteralmente aperto a tutti. LinkedIn nel 2012 e nel 2016 furono violati 164 milioni di account. Il database fu venduto sul dark web 4 anni dopo. Quindi nel 2012 sono stati violati questi account, 164 milioni, e nel 2016 il database fu venduto sul dark web. Le password erano hasciate malissimo, quindi erano algoritmi MD5 senza salt, il che le rese facilmente craccabili. MD5 è un vecchio algoritmo di hashing che non va più bene per le password assolutamente, anche perché adesso per le password, dopo vedremo, si utilizza o Bcrypt o ancora meglio Argon 2D. Vedete bene Argon 2D e implementatelo se non ce l'avete implementato, perché Argon 2D non permette all'hacker di fare brute force, parliamo così, della password tramite GPU, che è uno degli attacchi nuovi, uno dei vettori nuovi. Anche le GPU, a confronto alle CPU, sono molto più veloci a fare questo tipo di operazioni. Allora, ricominciamo con il nostro elenco di casi reali. Email.it. Nel 2020 il provider di posta elettronica italiano non riuscì a proteggere i dati di 600.000 utenti italiani, i cui dati finirono in vendita sul dark web. Anche questi. MongoDB, altro esempio di caso reale accaduto. MongoDB non protetti. Nel 2019 in un solo anno furono trovati database MongoDB pubblicamente esposti con 275 milioni di record di utenti, senza password, senza cifratura, accessibili a chiunque sapesse l'IP. Il pattern, come vedete, si ripete sempre: database senza protezione adeguata, dati in chiaro e qualcuno che li trova e li ruba.
La cifratura non risolve tutto, ma rende quei dati inutilizzabili anche quando cadono nelle mani sbagliate. Ora parliamo di legge. La legge non è solo buon senso, ma è un obbligo. Parliamo ora di normative, perché in Europa e in Italia la cosa è abbastanza seria. Il regolamento GDPR, il regolamento dell'Unione Europea del 2016, numero 679, dal 25 maggio 2018 è in vigore il GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea. L'articolo 32 obbliga i titolari del trattamento ad adottare misure tecniche adeguate, tra cui esplicitamente la cifratura dei dati personali. Non è un consiglio, è un requisito legale. In caso di violazione dei dati, se si dimostra che i dati erano cifrati, le sanzioni possono essere ridotte significativamente, perché hai dimostrato di aver adottato misure di sicurezza adeguate. Se invece i dati erano in chiaro, le multe arrivano fino al 4% del fatturato annuo globale o fino a 20 milioni di euro. Per quanto riguarda i dati sanitari, se si sviluppa un'app o delle piattaforme nel settore medico-sanitario, la cifratura è praticamente obbligatoria in Europa. Il GDPR classifica i dati sulla salute come dati particolari, categoria speciale che richiede misure di protezione più forti. I medici di base, le cliniche, le app di telemedicina devono garantire la cifratura end-to-end per le comunicazioni e cifratura a riposo per i database. Allora, la cifratura end-to-end è una cifratura molto strong che, vedremo magari prossimamente. La cifratura a riposo per database è la cifratura di cui stiamo parlando in questo video. Il garante della privacy italiano ha emesso provvedimenti specifici in questo senso. Cioè, il garante della privacy italiano, col decreto legislativo 196 del 2003, integrato e aggiornato per adeguarsi al GDPR, con il decreto legislativo 101 del 2018, disciplina anche le misure minime di sicurezza. In pratica, se tratti i dati di persone fisiche in Italia, la cifratura non è una scelta estetica, è obbligatoria. Qui arriviamo al bello, cari piratini miei, cara ciurma, perché come si fa concretamente una cifratura su database a riposo, come abbiamo detto prima, con una tecnica chiamata AES-GCM. Ora la vedremo su MySQL o MariaDB, insomma, le sintassi SQL più o meno sono quelle per quasi tutti. Vediamo la parte pratica. Vabbè, vedremo anche come farla anche con un linguaggio, in codice PHP. Ora vediamo la parte pratica. Come si cifrano i dati in MySQL o MariaDB? Esistono due approcci principali, come ho detto: la cifratura lato database e la cifratura lato applicazione. Io vi mostro entrambi, però c'è da dire che è sufficiente usarne una, o la cifratura lato database o la cifratura lato applicazione. Quindi vediamo la cifratura in MySQL con AES. MySQL e MariaDB supportano nativamente AES con le funzioni AES-encrypt e AES-decrypt. Di default usano AES 128 bit CBC, ma possiamo configurarle per usare modalità più moderne ed è fortemente consigliato. Ora vi faccio vedere come. Andiamo nel quadratino in basso e vi faccio vedere un po' di codice così vediamo bene. Eccoci qua. La prima cosa da fare quando andiamo a dentro il database è questa query SQL, questa query set session block encryption mode AES256 CBC per aggiornare la cifratura a qualcosa di più moderno, perché come abbiamo detto MySQL e MariaDB usano 128 bit, noi andiamo a aggiornarla a 256 CBC. Come vedete imposta la modalità, quindi questo è da eseguire sempre prima. Una volta eseguito questo non dovete più eseguirlo nelle vostre altre query, insomma, si fa solo una volta e si imposta così. E il database si imposta in questo modo. Mi raccomando, prima di cifrare, fare questa cosa, perché se prima cifrate con una cifratura diversa da quella che poi dopo andate a impostare, non riuscirete più a decifrare. Quindi impostare questa modalità AES256 CBC è molto importante per il database. Poi andiamo a vedere anche come creare una tabella semplicissima, con i campi da cifrare insomma.
Come vedete non usiamo un long text come si farebbe, ma, usiamo un var binary perché il campo di cifratura non ha caratteri normali, ma può avere caratteri binari insomma, o comunque speciali. Var binary 255 per il nome e var binary 255 per l'email. Var binary 16 e var binary 16 per il vettore iniziale. Cos'è il vettore iniziale? Il vettore iniziale è una piccola chiave che cambia, ad ogni record, che si inietta tra, la chiave di cifratura e la cifratura reale. Questo è un sistema di sicurezza utilizzato per dare alla chiave, dare un valore sempre diverso insomma. Ogni volta che si cifra col vettore iniziale, il risultato sarà sempre diverso, verrà mischiata la chiave di cifratura col vettore iniziale, così che, anche chi deve decifrare quel dato, senza vettore iniziale, è un po' difficile, anche volendo risalire a un vettore iniziale o alla chiave di cifratura dal dato cifrato, è molto più difficile perché il vettore iniziale cambia sempre ovviamente e, dà quel, gioco alla chiave di non riuscire a farla trovare. Insomma, questa è la tabella. Come si fa a inserire dei dati dentro quella tabella che abbiamo appena inseriti, che abbiamo appena creato nel nostro database? Più o meno così. Eccoci qua. Questa è allora set chiave, la mia chiave segreta da tenere separata, ovviamente ho scritto. Perché? Perché la chiave segreta, non va messa assolutamente dentro il database, ma va tenuta separata. Ovviamente qua quando noi inseriamo il record dentro la tabella che abbiamo appena creato, la chiave la mettiamo, ovviamente la chiave non andrà dentro il database, dentro il record che stiamo creando, ovviamente è solo il set è solo una variabile, okay? Però poi la chiave la dobbiamo scrivere da qualche parte perché senza chiave dopo non decifriamo più nulla. Separatamente la scriviamo. Quindi qui inseriamo il nuovo record, il nuovo dato. Ora qui spiegarlo diciamo un po', come vedete AES-encrypt è quello che vi dicevo prima, quindi insert into AES-encrypt, qua si mette la stringa che si vuole criptare, la chiave, che è questa variabile, e il nome IV, il vettore iniziale, che è quello che dicevamo prima del nome, che deve essere, come vedete noi abbiamo passato la variabile IV nome random byte 16, perché random byte perché è un numero insomma, crittograficamente sicuro si chiama, perché c'è da fare una piccola parentesi su questi numeri crittograficamente sicuri. Perché non utilizziamo rand, per esempio? Perché rand si basa sul calcolo del tempo, okay? Mentre invece i numeri crittograficamente sicuri non hanno un riferimento principale. Sono semplicemente dei numeri buttati lì così che genera, diciamo il processore. Quindi avendo rand, se io so che, il vettore iniziale è cifrato con il numero rand che, si basa sul tempo in Unix timestamp, insomma potete ben capire che posso risalire a qual è il vettore iniziale, se faccio un po' di calcoli difficilissimi, ma si potrebbe fare. Usando invece numeri, crittograficamente sicuri, questo non si può fare perché sono numeri, diciamo casuali al 100%, al 99,9%. Questo come si inserisce e qui come si decifrano i dati, come si leggono con una select. Ovviamente è la stessa procedura dell'AES encrypt, solamente che si chiama AES-decrypt, e quindi qua, questo è la tabella, nome cifrato, è la colonna della tabella. Quindi questa è la chiave segreta che serve per decifrare, questa va dentro la select ed è okay. E questo è il campo, il vettore iniziale nome che può essere va salvato dentro il database, come abbiamo visto prima, l'abbiamo salvato dentro il database nel campo associato a lui, IV nome. Quindi IV nome
è il vettore iniziale, che può essere salvato dentro il database, però mi raccomando la chiave segreta non va mai salvata dentro il database con il record. Passiamo invece allo script PHP, perché questo è puramente via MySQL. Quindi questo è il database. Poi si può fare script PHP o altri script, insomma, in questo modo qua. PHP deve fare un piccolo passo in più rispetto a MySQL, perché MySQL ha la cifratura nativa, mentre PHP si occupa di scripting e dà diciamo il compito di decifrare a OpenSSL, che è un software installato dentro il server web, crittograficamente sicuro, diciamo. Quindi noi qui ho messo la define encryption key, che non dovrebbe essere qui, ma io l'ho messa qui solo per farvi capire come può funzionare. Non dovrebbe essere qui perché dovrebbe essere su un file a parte fuori dalla vista dell'HTTP, ecco. Molto meglio tenerla fuori dallo script. Comunque questa è la chiave e questa è la funzione, questa è la funzioncina che ci dice di cifrare. Mentre questa è la funzioncina che ci dice come decifrare, ok? Quindi per cifrare avremo bisogno della stringa da cifrare, ovviamente, e poi fa tutto lui perché l'encryption key l'abbiamo messa qui, ok? AES 256 GCM, eccetera. Stessa cosa per decriptare, stringhe da decriptare e poi l'encryption key, che è qui. Come si usa? Semplicemente così. Questa per decifrare, questa per cifrare, scusate, così si cifra e nel senso inverso si decifra, insomma. Okay, credo di aver visto quasi tutto. Ovviamente qua diciamo, salvi queste stringhe in base64 nel database come text o varchar 500 tramite PHP, e la chiave encryption key deve stare in un file env o config separato dal db, insomma, o separata anche da questo script. Molto meglio, così è più sicura la cosa. Bene. Uhm, Questo è tutto, per il codice abbiamo visto un po' come funziona, sia la parte MySQL che la parte PHP. Questa è molto la parte PHP è molto basilare, insomma, poi dopo ci vanno delle piccoli accorgimenti, insomma, delle piccole cose. Per capire bene come può funzionare, torniamo noi di là, dai. Eccoci qua. Allora, una nota importantissima è che le password non si cifrano mai, mai con AES, attenzione, anche se è una cifratura abbastanza sicura, le password mai con AES. Si lasciano con algoritmi come bcrypt o Argon2, Argon2 ID per PHP. Io vi consiglio Argon2 perché è più moderno, però anche bcrypt può andare bene. Il problema di bcrypt è che, sugli hardware moderni ha un po' più di problemi perché, facendo brute force, come dicevo prima, con una GPU abbastanza potente, e lì, si crea qualche problema, mentre invece Argon 2D è studiato proprio anche per gli hardware moderni con GPU potentissime, e quindi, rallenta di molto la discovery della password. La differenza fondamentale tra la cifratura e l'hash della password è che l'hash è unidirezionale e non si può invertire come una cifratura e una decifratura. Quindi, ricapitolando, cifrare i dati nel database non è paranoia, è la differenza tra un backup su chiavetta che vale 0 e uno che protegge davvero le persone che ti hanno affidato i loro dati. È la differenza tra una violazione catastrofica e un incidente gestibile, ed è ciò che la legge europea ti chiede di fare sempre. Non serve la cifratura end-to-end per iniziare, basta AES 256 GCM, una chiave separata e un IV casuale per ogni campo. E hai già un livello di protezione che la stragrande maggioranza dei database italiani non ha. Lo posso dire perché li ho visti alcuni, e, alcuni anche i più banali delle aziende grosse non vengono cifrati, alcuni.
ed è importante anche nelle aziende, non solo su internet, anche nelle aziende grossissime che hanno problemi di passaggio dei dati o insomma, dei collaboratori che magari se ne vanno e ne arriva uno nuovo. Attenzione poi perché molti imprenditori pensano che un'applicazione, un database fatto magari 10 anni fa sia sicuro oggi, magari 10 anni fa la cifratura ancora non era né obbligatoria e né disponibile così come è oggi. Con Argon2D per esempio è nato nel 2000 e circa, credo, adesso non vorrei dire una cavolata, 2020, 2022, a una, diciamo, fiera di hacker. Ma per quanto riguarda Argon3D poi lo studieremo magari più avanti perché è un po' più una cosa più difficile. Sì, stiamo solo sulla cifratura AES, mi raccomando del database a riposo, si chiama cifratura a riposo, non deve essere una cifratura strong, come abbiamo detto prima, a end to end, anche perché non c'è un end, c'è solo un database, ma la cifratura al database a riposo dei dati. Quindi se questo video ti è stato utile lasciaci un like, iscriviti al canale e dimmi nei commenti se hai avuto problemi o hai visto avere problemi di questo tipo come ho visto io in alcune aziende. Mi raccomando iscriviti perché mi dai una mano a salire col canale. Pollicione su. Ciao ciurma, ciao piratini e ci vediamo al prossimo video. Ciao.